C'è l'universo, il multiverso, l'universo della Marvel, almeno tu nell'universo, e c'è il metaverso. Wow! Eccoci qui a parlare di metaverso. Metaverso, una bella idea. Sì, perché è un'idea, un progetto, perché ad oggi il metaverso non esiste. Anche se tutti ne danno un'interpretazione diversa, il metaverso dovrebbe rappresentare una parte fondamentale della nuova evoluzione di Internet, almeno per come lo conosciamo oggi. Con il metaverso non avremo più dei siti web da visitare, ma dei mondi simulati da esplorare in prima persona con il nostro avatar, e nel quale potremo incontrare e interagire con gli avatar di altrettante persone. Potremmo fare shopping, assistere a concerti e, perché no, oziare. A questo metaverso però non si accederà solo attraverso un browser, ma tramite diversi punti di accesso che utilizzeranno i device più disparati, come visori per la realtà virtuale o particolari applicazioni per smartphone. Ma non solo. Il metaverso si pone l'obiettivo di far sì che Internet stesso si configuri come un vero e proprio spazio, parallelo a quello della nostra realtà fisica. Da quando Mark Zuckerberg ha dichiarato lo scorso luglio che Facebook sarebbe passata dall'essere non più un'azienda di social media, ma un'azienda del metaverso, e infatti ha addirittura cambiato nome in Meta, che fantasia, eh? Ci troviamo la parola metaverso ovunque. È diventata una di quelle cose di cui tutti parlano, ma che nessuno sa veramente che cosa sia. Personalmente credo ci sia una certa confusione in merito. Primo, perché l'idea di metaverso non è un'idea nuova. Secondo, perché con altri nomi si lavora a questa idea da almeno una trentina d'anni. Terzo, perché il metaverso non è solo realtà virtuale, Facebook e criptovalute. È qualcosa che racchiude in sé molte delle sfide che riguardano lo sviluppo tecnologico del presente e del futuro, ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuovi linguaggi e forme di comunicazione tra esseri umani. Insomma, il metaverso rappresenta a livello concettuale l'unificazione di tutte le tecnologie di comunicazione che utilizziamo oggi. E questo è molto ambizioso. In questa serie di 2 video cercherò di dare la visione più ampia e dettagliata possibile, almeno al netto delle mie conoscenze, di che cosa sia e di cosa dovrebbe essere il metaverso. In questo primo video cercherò di tracciare la storia del metaverso e come questo concetto si è andato a sviluppare a partire dalla metà degli anni 70 fino ai giorni nostri. Perché esistono 2 cose da tenere a mente quando parliamo di metaverso. La prima è il nome dell'idea, la seconda è l'idea stessa. Questi 2 elementi hanno avuto storie e sviluppi diversi. Ho detto che il metaverso non esiste. Tecnicamente questo è vero. In ogni caso possiamo averne un assaggio. Come? Aprendo un libro. Il metaverso, infatti, è il nome dato dallo scrittore americano Neal Stephenson al mondo virtuale nel quale si sviluppa il suo famoso romanzo di fantascienza con virate fantasy Snow Crash, pubblicato nel 1992. Non è che dietro la creazione del termine metaverso ci siano delle motivazioni particolarmente profonde. Dal mio punto di vista, Stephenson ha cercato di trovare un nome un po' più mistico e accattivante per differenziare il suo romanzo da quelli di William Gibson, che più o meno negli stessi anni utilizzava termini come cyberspazio per descrivere più o meno la stessa cosa. Dico mistico sia perché è a Neal Stephenson che dobbiamo lo sdoganamento del termine avatar per descrivere delle rappresentazioni virtuali di un essere vivente, sia perché metaverso suona appunto un po' ambiguo e infatti siamo qui a parlarne. Metaverso è una parola composta dal prefisso meta, che possiamo interpretare come oltre, e del suffisso verso, che è semplicemente un'abbreviazione di universo. Quindi significa più o meno un universo al di là dell'universo. In maniera più specifica però, questo universo oltre si riferisce a un mondo generato da una macchina, da un computer,
In Snow Crash, il metaverso è un mondo virtuale immersivo, nel quale gli umani, come abbiamo detto rappresentati come avatar, interagiscono sia tra di loro, sia con altre entità simulate. Questo ambiente virtuale è descritto come una metropoli notturna, sviluppata lungo un grande viale illuminato da luci neon e largo un centinaio di metri. Questo viale percorre l'intera circonferenza di un pianeta più grande della Terra e visitato da più di 120 milioni di utenti ogni giorno, che accedono al metaverso tramite dei visori appositamente collegati a dei computer. Nel metaverso, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare i propri avatar, di spostarsi a piedi o con l'utilizzo di veicoli, di acquistare lotti virtuali su cui costruire degli immobili, oppure di impegnarsi in qualsiasi tipo di attività umana e sociale. Nel metaverso ci si può creare un'esistenza differente, come il protagonista del romanzo, che nella vita di tutti i giorni è un semplice fattorino, ma nel mondo virtuale è un temutissimo guerriero. Quindi il metaverso descritto da Stephenson è, sia nella forma che nel funzionamento, essenzialmente un universo virtuale estremamente vasto, densamente popolato, che opera non come un ambiente di gioco, quindi senza parametri stabiliti o obiettivi specifici da raggiungere, ma come una vera e propria cultura, una civiltà digitale che si sviluppa in parallelo a quella del nostro mondo fisico. Come facciamo a visualizzare l'idea che abbiamo oggi invece di metaverso? Partiamo dal principio, i mondi virtuali. Che cos'è un mondo virtuale? Un mondo virtuale è un ambiente tridimensionale, generato da un computer e connesso in rete, nel quale più utenti presenti in luoghi fisici diversi possono interagire tra di loro in tempo reale per lavoro, per gioco o altro ancora. Un mondo virtuale può essere autosufficiente e delimitato, come un videogame multiplayer o un'applicazione come VRChat. Ma questo, mi dispiace, non è metaverso. Come possiamo quindi descriverlo? Beh, con una serie di analogie cosmiche. Nella parte più bassa, più semplice, abbiamo dei mondi virtuali autosufficienti e separati tra di loro, come dei pianeti in una galassia, ognuno con le sue caratteristiche e particolarità. Tra questi mondi, però, non ci sono dei collegamenti diretti, non c'è possibilità di spostamento. Ognuno è indipendente, si accede in modi differenti, non c'è interscambio. E questo, diciamo, è un po' lo stato attuale. Abbiamo moltissimi mondi virtuali, ma sono tutti scollegati tra di loro. Se allarghiamo il nostro sguardo, troveremo delle galassie che contengono al loro interno i diversi mondi virtuali, raggruppati insieme, sotto un'unica, proprietà o dominio. Delle galassie virtuali, organizzate in questo modo, permetterebbero lo spostamento tra un pianeta e l'altro, ma a questo non siamo ancora arrivati. Il metaverso quindi non è altro che una struttura superiore, un raggruppamento sia di mondi virtuali, ma di mondi virtuali racchiusi in altrettante galassie. Nel metaverso, attraverso un protocollo standardizzato, si consentirà agli utenti di spostarsi tra diversi mondi virtuali, indipendentemente dall'entità di controllo o dalla struttura di una particolare galassia. E questa è una delle caratteristiche fondamentali dell'idea del metaverso. Possiamo avere tutti i mondi virtuali che vogliamo, ma se non c'è possibilità di passare da un mondo all'altro, se non c'è interoperabilità, non c'è il metaverso. Un'altra caratteristica del metaverso è che dovrà essere persistente, ovvero dovrà avere un'esistenza autonoma. Un altro elemento importante è il fatto che il metaverso dovrà essere decentralizzato. Vuol dire che un vero e proprio metaverso non potrà avere un solo server, un solo proprietario, ma dovrà essere aperto ed accessibile localmente e globalmente a tutti. Dovrà essere decentralizzato soprattutto perché un utente dovrà essere capace di passare in maniera fluida e senza intoppi da un mondo virtuale all'altro. E questo non è certo il caso di un'azienda che dice di creare il suo metaverso.
Se lo fa, crea il suo mondo virtuale, la sua galassia virtuale, non il metaverso. Ma quindi, da dove viene questa idea del metaverso? Per capirci qualcosa in più, cercheremo di tracciare una sorta di storia del metaverso, che ho diviso in una serie di fasi principali. Nella prima fase, che possiamo far risalire alla metà degli anni 70 del Novecento, troviamo gli embrioni dell'idea di metaverso. Uno di questi è sicuramente il fenomeno di Dungeons and Dragons e la successiva esplosione dei giochi di ruolo basati sulla creazione di personaggi e mondi fantastici ispirati agli universi di scrittori come Tolkien, Robert E. Howard e Michael Moorcock. Questi giochi richiedono ai partecipanti di creare un proprio mondo, un proprio universo, di creare e curare i propri personaggi, che di volta in volta cambiano avventura, cambiano luogo e tempo, portandosi dietro gli oggetti, le magie e le esperienze acquisite. Questa modalità di partecipazione ha influenzato molto una certa cultura che poi è sfociata nel mondo dei videogame. Non a caso Dungeons and Dragons è stato l'ispiratore dei primi giochi di ruolo, multiplayer se vogliamo, basati su testo, che cominciarono ad apparire proprio a partire dai primi anni '80. Nel 1984 appare Neuromancer, il romanzo di William Gibson, che inaugura il filone del cosiddetto cyberpunk. Il romanzo racconta delle avventure e disavventure di un hacker che viaggia tra il mondo reale e una rete virtuale globale. Quest'opera ha contribuito a plasmare l'immaginario collettivo su temi come internet e le tecnologie di realtà virtuale che si stavano sviluppando proprio in quegli anni. L'idea di un mondo fantastico simulato al quale tutti possono accedere e che ci permette di vivere una vita diversa da quella ordinaria, con le sue criticità ma anche con le sue novità, comincia a diventare popolare e a passare dal mondo degli appassionati di libri fantasy e di fantascienza a quello degli utilizzatori di personal computers, che in quegli anni stavano cominciando a moltiplicarsi in tutto il mondo. Non so se sia stato direttamente ispirato da Neuromancer, ma 2 anni dopo, nel 1986, venne rilasciato Habitat, quello che può essere considerato come uno dei primi veri Massive Multiplayer Online Role-Playing Games della storia. Sviluppato da LucasArts e Fujitsu per Commodore 64, Habitat era un mondo virtuale, anche se in 2D, nel quale gli utenti, rappresentati con degli alter ego virtuali, potevano interagire tra di loro attraverso una chat testuale. Un altro punto importante nell'evoluzione di quello che chiamiamo metaverso, come abbiamo già detto, passa per Snow Crash, pubblicato quasi un decennio dopo il libro di Gibson. Come quest'ultimo, ma forse anche di più, anche l'opera di Stephenson ha influenzato moltissimi sviluppatori e creatori di ambienti e comunità virtuali online che apparvero negli anni 90. Uno di questi mondi virtuali, ancora attivo, è sicuramente ActiveWorlds, lanciato nel 1995 da Ron Britwich. La particolarità e novità di ActiveWorlds stava nel ruolo dell'utente, che andava oltre la sola attività di socializzazione online. Non solo una volta loggati dentro ad ActiveWorlds si potevano esplorare i vari mondi virtuali e interagire con altri avatar, ma ogni utente aveva la possibilità di creare i propri contenuti 3D e di conseguenza poteva progettare e costruire dei nuovi e personali mondi virtuali da condividere con gli altri utenti. Tutto questo accadde nel periodo di esplosione del World Wide Web e della nascita di nuove comunità online, che abbandonate le cosiddette BBS passarono ad organizzarsi tramite servizi di chat, forum e tutte le possibilità che si andavano a creare in quegli anni pionieristici. L'avvento del World Wide Web e della navigazione basata su browser ha portato anche alla creazione di alcuni tra i primi standard dedicati alla creazione e al mantenimento di mondi virtuali online.
Uno di questi è stato VRML, ovvero Virtual Reality Modeling Language, lanciato nel 1994. Tra i tanti progetti, VRML venne utilizzato nel 1995 per la creazione di Cybertown, ovvero un ambiente sociale virtuale in piena regola, organizzato come una città nella quale ogni utente poteva avere una casa, trovare un lavoro e guadagnare una moneta virtuale da spendere all'interno delle varie zone della città. Questa idea di partecipazione collettiva a mondi virtuali online comincia a diffondersi anche nel mondo dei videogame, un'industria in quegli anni in rapidissima ascesa. A partire dal 2000, grazie a titoli come World of Warcraft, i massive multiplayer role games diventano un fenomeno globale, capace di attrarre moltissimi utenti interessati non solo ad organizzare campagne online con altri giocatori sparsi per il globo, ma anche a prendersi cura dei propri avatar e interessati a collezionare rari e potenti oggetti virtuali da utilizzare all'interno del gioco. Ed è proprio l'industria dei videogame a trainare lo sviluppo dei futuri universi virtuali sociali, come nel caso di Blue Mars, lanciato nel 2009, ma è con Second Life che c'è la prima e vera rivoluzione. Lanciato nel 2003, Second Life ha visto in un breve periodo una rapida crescita e nel 2013 ha avuto circa 1 milione di utenti regolari. E con Second Life si tenta di premere l'acceleratore, partendo proprio dal nome, sull'idea di un mondo virtuale parallelo al nostro, nel quale si può costruire e vivere un'altra vita, una seconda vita. Per molti versi, mondi virtuali come Second Life sono sempre più vicini ai giochi multiplayer online. Tuttavia, qui non c'è alcun nemico da distruggere o livello da superare. Sono luoghi di incontro e anche per certi versi di sviluppo personale. Come negli esempi che abbiamo già visto, anche in Second Life si può interagire con altri utenti, socializzare, partecipare ad attività sia individuali che di gruppo, costruire, creare, acquistare e scambiare beni e servizi virtuali. E questo era permesso tramite una valuta utilizzabile nel mondo virtuale. Grazie a queste caratteristiche, combinate con l'utilizzo ormai pervasivo di internet come rete sociale, Second Life diventa un vero e proprio fenomeno. I Duran Duran e gli U2 ci fanno dei concerti, troviamo una replica della Basilica di Assisi e ovviamente store virtuali dove molti brand cominciano ad esplorare nuove possibilità relative al marketing. Addirittura l'avatar di un utente di successo finisce immortalata sulla copertina di Business Week. Non dimentichiamo poi che in Italia Gianroberto Casaleggio iniziò la sua collaborazione con la politica curando la creazione di un'isola su Second Life dedicata al partito Italia dei Valori dell'ex PM Antonio Di Pietro. Durante questa prima età dell'oro, le idee per realizzare il metaverso si arricchiscono di nuovi concetti, come quello di decentralizzazione. Un'idea per un'architettura decentralizzata del metaverso venne proposta nel 2007 da un gruppo di ricercatori di France Telecom attraverso il sistema Solipsys. Solipsys è un mondo virtuale condiviso, gratuito e open source, caratterizzato da un'architettura peer-to-peer. Questa configurazione permette prima di tutto di creare un sistema il più indipendente possibile da chi possiede i server nei quali il mondo virtuale è hostato. La possibilità di avere un mondo virtuale decentralizzato, che vive nei nodi di ogni utente, apre delle nuove possibilità. Quindi siamo quasi agli anni 10 del 2000. Ma se eravamo così avanti, cos'è successo dopo? Ad un certo punto tutto si è come sgonfiato. Second Life e altri mondi esistono ancora e sono ancora vivi, ma tra MySpace prima e Facebook poi e l'arrivo degli smartphone, diciamo che nessuno aveva più voglia di girare in un mondo virtuale. Possiamo dire che attorno al 2011 cose come la realtà virtuale e i mondi tridimensionali online erano considerate delle cose un po' datate, come delle promesse non mantenute. I nuovi trend erano le console, che erano ritornate centrali per il gaming, e il mercato delle app per smartphone era ormai lanciato. Sensori come il Wii della Nintendo,
il Kinect della Microsoft o i touchscreen sempre più pervasivi avevano fatto dire a molti che caschi, visori e mondi virtuali erano qualcosa di sorpassato, almeno finché non è arrivato il successo inaspettato della campagna Kickstarter del primo Oculus Rift e della possibilità di sempre più browser di supportare rendering 3D in tempo reale. Da qui, in poco tempo, c'è stato un risveglio di tutto un mondo a dir poco imprevedibile. Improvvisamente tutti cominciarono a parlare di realtà virtuale, come se fossimo nei primi anni 90. Questo ha dato la spinta non solo alla creazione di nuovi mondi virtuali sociali, attraverso l'utilizzo di tecnologie divenute più accessibili e diffuse, e anche grazie all'avvento di una nuova base di utenti molto curiosa e partecipativa. Basti pensare che dal 2013 in avanti hanno cominciato ad apparire e a diffondersi piattaforme come Altspace VR, VRChat o Hubs di Mozilla. Allo stesso modo, il mondo dei videogames ha cominciato ad assumere dei connotati sempre più ibridi tra open worlds e sistemi sociali, come in Minecraft o in Fortnite. Ed è per questo che, come vedremo poi, il mondo dei videogames sarà fondamentale per la creazione di un metaverso. Ben prima di Zuckerberg, già alcuni anni fa, Tim Sweeney, il CEO di Epic Games, aveva cominciato ad accennare pubblicamente alla sua idea di investire nel metaverso. E come sempre mi sono dilungato nei dettagli. Da quando è apparso il romanzo di Stevenson, si sono sviluppate delle concezioni più complesse ed estese dell'idea di metaverso, e questo è abbastanza chiaro. Si è passati dal vedere il metaverso come una versione amplificata di un mondo virtuale individuale al concepirlo come una grande rete di mondi virtuali interconnessi, o almeno a questo si dovrebbe tendere. Oggi l'idea di immersione si è allargata. Basti pensare a tutte quelle tecnologie che ci permettono da un lato di aumentare la realtà fisica con elementi virtuali, dall'altro di connettere oggetti fisici a dati digitali presenti sul web e viceversa. Quindi oggi non si parla più solo di realtà virtuale in relazione al metaverso, ma anche di realtà aumentata. Se volete saperne di più sulle differenze tra realtà virtuale e realtà aumentata, potete guardare questo video che ho fatto precedentemente. L'aggiunta della realtà aumentata crea un ulteriore strato che permette uno scambio più, fluido, il mondo puramente virtuale e il mondo, fisico in cui viviamo. E questo apre sicuramente degli scenari diversi dalla, idea classica di metaverso degli anni 90. In più, oggi, a differenza di 20-30 anni fa, si pone molto l'accento sulle opportunità lavorative e sulle frontiere del marketing che il metaverso può aprire. Non possiamo però dimenticare come l'attuale situazione pandemica ci abbia costretto a vivere una vita in remoto, tra videochiamate e chat. Oppure come non pensare alle app di dating come Tinder o all'interazione con chatbot e assistenti vocali, ormai quasi onnipresenti. Tutto ciò ha modificato non di poco l'idea che abbiamo delle relazioni sociali e su come queste possono tradursi nella vita reale e viceversa. Siamo pure abituati allo user generated content, che è alla fine quello che facciamo noi quando accediamo ad un social network, ovvero creiamo contenuti, creiamo le nostre identità che possono essere sia condivise ma anche monetizzabili. Oggi poi con l'esplosione degli NFT non parliamone. Un'altra differenza è che oggi abbiamo un ecosistema e un'industria dell'immersione, se così possiamo chiamarla, che sta diventando pervasiva. A parte il successo commerciale di visori come il Quest 2, non dimentichiamo che negli ultimi anni c'è stata letteralmente un'esplosione di piattaforme hardware e soprattutto software dedicate alla creazione di nuove esperienze immersive e interattive. Tutto questo aspettando il 5G, che rappresenta l'ossatura, il fondamento della creazione di nuove esperienze interconnesse e in tempo reale. Ma questo non vuol dire che oggi abbiamo... Come pure non sta a significare che il metaverso sia quello proposto dall'ex Facebook.
Perché prima di arrivare ad avere un metaverso bisognerà arrivare a risolvere tutta una serie di problemi concettuali, tecnici, strutturali e addirittura politici. Ne parleremo nel prossimo video.